Bene, salve a tutti. Oggi è una sorpresa che attendo da molto tempo. Io sono Shams, Cinzia, molti mi conoscono, mi occupo di spiritualità e tante altre cose, tarocchi, eccetera, oracoli. È da tanto tempo che eh, volevo presentarvi questa cosa che facciamo normalmente privatamente con Moonchild Donato, che vedete qui con me, e che è la lettura dell'onda dello stalking, dove abbiamo appena iniziato oggi, l'onda del vento, e che noi normalmente la facciamo privatamente per noi e ci leggiamo a uno all'altro l'onda, io con gli oracoli e lui con i glifi Maya. Volevamo proporla e proporvi la nostra lettura, la nostra visione e la nostra personalissima visione per il collettivo, per questa onda, che cosa porterà giorno per giorno, che cosa andremo a lavorare e quali sono i messaggi che ci arrivano. Quindi la condividiamo con un grandissimo amore. Io sono veramente onoratissima di fare questo video. Scusate perché siamo tutti e due abbastanza emozionati, è tanto che ci pensiamo, ma rimandavamo sempre. Io sono in Egitto, a Luxor, mentre Donato è a Berlino, e quindi spero che apprezziate e che ognuno di voi possa ricevere il messaggio che deve ricevere da quello che condivideremo. Quindi lascio la parola a Donato per presentarsi. Grazie mille di essere qua con noi. Ciao a tutti, benvenuti in questo meraviglioso esperimento che in realtà è già stato avviato, come diceva poc'anzi Cinzia e Shams da un bel po' di tempo e quindi ci è sembrato perfetto metterci un attimo allo scoperto e quindi in questa nuova onda che praticamente dà il via a in realtà tutta la tematica che ripercorrerà l'energia che diciamo trascorreremo in tutto l'anno nuovo galattico che sarà praticamente da lunedì prossimo e quindi sarà un'energia che delineerà proprio esattamente tutto l'andamento dell'anno, quindi questa onda ci sembrava perfetta, molto importante perché è una chiusura, ma in realtà è anche proprio una grande apertura, un passaggio a un inizio nuovo e sicuramente un po' più leggero, considerato da dove proveniamo. E oggi è proprio l'ultimissimo giorno, domani è il giorno fuori dal tempo, quindi chiudiamo questo anno abbastanza travagliato, in cui eravamo in un tono di, diciamo, sfida, perché eravamo un tono 2 di tempesta, quindi un colore blu, sempre sulla tematica bianca, come siamo di nuovo anche adesso, oggi con l'inizio della onda incantata del vento bianco, che fondamentalmente appunto, come dicevo, la tematica di tutto questo anno sarà incentrata molto sul canalizzare, sul centrarsi con lo spirito e attraverso il respiro captare i giusti messaggi e la giusta comunicazione che viene dal più profondo. Quindi siamo sempre nella raffinazione, ma quest'anno raccoglieremo frutti perché il tono appunto che comincerà l'anno sarà il giallo, poi ci arriveremo, che sarà il tono 3, quindi porteremo un servizio alla consapevolezza, alla cura del nostro progetto, alla pazienza, al focus e alla trasformazione. Fondamentalmente sarà veramente un portare a servizio un nuovo progetto che dobbiamo, dobbiamo curare, dobbiamo annaffiare per poter appunto raccogliere questo dono che ci verrà dato nel colore giallo, quindi raccogliere, maturare. Bene, allora partiamo con il Donato, mio... solo un secondo, volevo dire soltanto una cosa, poi ti lascio partire. E volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito per la nostra prima Ah, sì, prova di consulti uniti tra oracoli e Solkin Maya. Abbiamo cercato di unire Egitto e Messico, sono due case che mi appartengono tantissimo, alle quali io sono legata nel mio cuore e che da tanto cercavamo di farlo
e ringrazio tutte le persone che sono state con noi, tutto quello che ci hanno detto dopo, quanto sono state contente dei messaggi che hanno ricevuto. Perché queste due energie, volevo semplicemente dirvi anche il perché poi uniamo queste letture, sono assolutamente unite, un po' come una piramide che si unisce, e come qui la piramide di Cheope al Cairo, la piramide del Messico sono unite, e noi cerchiamo di unire insieme queste energie che hanno un unico linguaggio, ve ne renderete conto. E questo vi ringrazio, lascio la parola a Donato che inizierà a spiegarci e a mandarci messaggi per tutti per questa onda. Buon ascolto, grazie. Bene, ok. Partiamo con il primo giorno che è appunto oggi. E il netto bianco magnetico, quindi il proposito è molto importante. Vediamo il consiglio. Il consiglio infatti è quello di aprire completamente il canale della comunicazione, ma soprattutto quella diciamo che va anche al di là del verbo, e soprattutto stare importantissimo nell'ascolto prima di poter comunicare, e, e potersi permettere di stare proprio nella leggerezza di quello che portiamo, di quello che lo spirito in realtà ci vuole riportare nella nostra autentica, diciamo, missione. Quindi apriamo con questo tipo di energia. Il giorno 2 abbiamo la notte blu lunare, e qui abbiamo una sfida. La sfida di questa onda riguarda appunto il guardare assolutamente dentro, guardare nella prospettiva del sogno, del tempo del sogno, e quindi cercare di andare al di là della barriera che un po' ci intimorisce. E qui ci sarà un attimino di trattenimento di energia, insomma ci sarà un attimo, non bisogna cercare di cadere bisogna cercare di non cadere nel controllo e nella, diciamo, confusione, ecco, che tutto ciò può creare, e lasciando fluire il tutto, e si arriva assolutamente a ritornare padroni di se stessi, tornare al nostro potere personale. Sul, ovviamente, discorso di guardarsi dentro, insomma, di guardare quelle ombre, quel linguaggio, diciamo, onirico a noi nascosto. Nel giorno 3 invece abbiamo il seme elettrico, e qui infatti c'è proprio, come dicevo prima, l'inizio di questo anno. L'inizio di questo anno nuovo galattico che parte con questa energia molto, molto risolutiva, molto costruttiva. Infatti mi è venuta fuori una carta che parla di ordine, di costruzione, di qualcosa che viene portato, diciamo, nella forma, e, e con l'aiuto del seme, appunto, il focus sull'obiettivo sarà veramente molto limpido e molto chiaro, per poterlo appunto curare e mantenere nella giusta, nella più sana, diciamo, consapevolezza e pazienza e cura e quant'altro. Bene, poi passiamo al tono 4, che è il serpente autoesistente rosso. Nel serpente autoesistente rosso ci sarà assolutamente richiesto di manifestare la nostra forza, il nostro, il nostro antico potere che dobbiamo recuperare, ma per fare questo abbiamo bisogno di riportare e di ritornare assolutamente in quel vuoto che ci fa un po' paura, e rimuovere tutto quello che non funziona, per ritrovare quella forza vitale, quell'istinto e
quella magia dell'iniziazione che vuole questo tipo di percorso e l'energia di questa onda. E dopo aver ritrovato questa forza tellurica molto forte, che riguarda molto il terreno, e avergli dato una forma, passiamo al tono 5, che è l'allacciatore dei monti intonante. Nell'allacciatore dei mondi intonante abbiamo infatti abbiamo questa possibilità molto grande di poter aprire questo ponte, questa connessione, questo tunnel che ci porta veramente ehm, a ritornare, diciamo, ad essere guaritori di noi stessi. Qui è come uno sciamano che si riconosce e ritrova se stesso, ritrova quella guarigione che gli serve, quell'equilibrio, superando la paura più atavica che c'è in noi, che non è soltanto quella della morte, ma è quello dello sconosciuto, di ciò che non ci è familiare. E quindi con questa grandissima forza di autoguarigione noi porteremo questo sempre più nel profondo e con un grandissimo impeto, con una direzione già precisa, un intento assolutamente di potere. Nel giorno 6 invece abbiamo la mano blu ritmica. Nella mano blu ritmica noi troviamo questa sorta di armonia, questa direzione inizia a prendere comunque quella strada che porta veramente questo canale dello spirito sempre più a farsi largo dentro di noi, nella guarigione, nella conoscenza e nel portare un'armonia nella realizzazione di quello che vogliamo poi comunicare. Ma ci saranno delle forze un po' che andranno ad ostacolare tutto questo, quindi dobbiamo cercare di rimanere veramente nel progetto iniziale e non farci fuorviare tanto dalla giornata, perché sarà un po' come non riuscire ad avere immediatamente quello che noi vorremmo e stiamo sognando, l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Dobbiamo persistere, dobbiamo essere molto, molto coscienti e avere la giusta pazienza. Nel giorno 7 invece abbiamo la stella gialla risonante e nella stella gialla risonante noi infatti ritroviamo quel canale, ritroviamo quella sintonizzazione che ci serve per ritornare all'intento primario iniziale e senza lasciarci distrarre da quello che potrà essere, da quello che è stato, noi ritorniamo ad avere quello scettro, quel potere, a ritornare a far brillare questo nostro progetto in assoluta sovranità e libero arbitrio, da dire. E questa stella ci parla proprio di continuare a credere in quella bellezza, continuare a parlare il verbo dell'arte, dell'amore, di tutto ciò che è armonia, eleganza e tutto questo va assolutamente nell'ordine appunto iniziale di quello che richiede il nostro spirito primario, la purezza di quello che vogliamo portare poi in verbo, nella comunicazione. Questa stella ci aiuterà tantissimo comunque, questo potere che torniamo ad avere creativo, sarà una giornata molto molto forte a mio avviso. Poi abbiamo nel giorno 8, abbiamo la luna rossa galattica. Ecco, qui ci sarà un attimo un po' di
tentennamento, perché nel tono 8 noi andiamo a reintegrare e un attimo inscenare, mi viene da dire, tutto quello che abbiamo vissuto nell'onda appunto passata, che è terminata ieri, quella della luna rossa. E la luna rossa galattica in realtà qui ci fa capire che tutto quello che è stato, tutto quello che abbiamo rivissuto come diciamo, il nostro karma che dovevamo riguardare e tutto quello che dovevamo rivivere a livello emotivo, emozionale, che era molto pesante, ci ricordava cose passate, è stato grazie appunto a questa forza grandissima delle acque universali, è stato ripulito, è stato integrato, è stato capito. Ma ci sarà in questo giorno purtroppo qualche rimasuglio, qualche ricordo, qualche nostalgia, qualcosa che ritornerà un po', che riaffiorerà, ma sarà tutto assolutamente un'illusione. Perché poi appunto nel tono 9 solare, noi con il cane bianco solare appunto, abbiamo questa energia assolutamente liberatoria e, e andiamo proprio a mettere un'intenzione di, di riportare, di riportare appunto quell'armonia, quella compassione, quell'amore che avevamo un po' rivisto offuscarsi con questa luna rossa, ma sarà bellissimo tornare lì, ritornare lì, sarà come ritornare a respirare, ritornare finalmente a riparlare dal cuore, ritrovare quella sicurezza, quella libertà e di potersi permettere di andare e cercare e stare nella leggerezza e nel divertimento e proprio anche sì, nel sentirsi semplicemente liberi anche solamente traendo un respiro e sentire il proprio cuore che batte. Nel tono invece 10 andiamo nella scimmia planetaria blu e qui abbiamo esattamente questa energia che è stata riportata a galla e questo riconoscimento che è avvenuto verso noi stessi, verso la nostra vera immagine, tutto quello che veramente proiettiamo dallo spirito, dalla nostra anima, e attraverso la nostra anima ci vuole comunicare, e torniamo un attimo dentro noi stessi e facciamo come luce assoluta nella manifestazione totale della magia che riscopriamo dentro e nella leggerezza anche, però la portiamo soprattutto e la teniamo dentro, perché qui ci servirà veramente trovare proprio la coscienza e stabilire proprio una consapevolezza molto forte di questo atto magico che è avvenuto fino adesso e che possiamo assolutamente con nessuna remora, nessuna incertezza, nessun timore o insicurezza possiamo portare veramente nel, sul palcoscenico, ecco, come veramente mostrarlo agli altri, però sarà appunto anche e soprattutto prima di tutto mostrarlo dentro noi stessi. E sarà molto importante meditare, nella meditazione di questo giorno si ritroverà veramente si riconoscerà questa grande trasformazione, questa grande magia che sta avvenendo dentro di noi, che porta la scimmia blu planetaria. Dopodiché andiamo nel tono spettrale e qui abbiamo l'umano giallo. Nell'umano giallo spettrale qui ci è richiesto di fare veramente pace con quella voce che noi molte volte cerchiamo di ignorare,
con quel respiro che noi tante volte non seguiamo, non vogliamo ascoltare, non vogliamo stare in quel presente, insomma, in quello che c'è. E qui ritroviamo veramente il canale che ci porta assolutamente nella forma di questa tuta spaziale umana che ci accoglie, quindi che è l'umano, e riusciamo assolutamente ehm, a vivere, assolutamente a proiettare nella terza dimensione quello che realmente è il canale spirituale e il messaggio che quindi dobbiamo portare con assoluta saggezza e assoluta libertà proprio di intento, di volontà, nell'assoluta proprio coerenza con se stessi. Qui ci sarà un condurre, un'azione molto molto grande e ci sarà una forza assoluta proprio nella certezza proprio di quello che si è, quello che si porta. Poi passiamo nel tono 12, nel cristallo, quindi l'energia sale sempre di più e andiamo verso la chiusura, quindi qui siamo pronti assolutamente con il viandante rosso cristallo, quindi tono 12. Andiamo finalmente a portare quello che l'umano ci ha donato, lo portiamo finalmente nel collettivo, verso il mondo e ci spostiamo, dobbiamo veramente capire che non dobbiamo più tenere questa profezia, questo messaggio talmente forte e importante che ci è arrivato, lo dobbiamo assolutamente spalmare nel, nel mondo e nella, nella scomodità, anche se vogliamo, di doverci scomodare, doverci spostare da questo solito giardino, la nostra casa, la nostra comodità, la nostra routine, la nostra abitudine. Qui ci viene proprio richiesto di portare fuori nel fisico questo tipo di messaggio che viene dal più profondo, dall'alto. E qui ci sarà assolutamente, proprio sarà come una rivelazione, eh, sarà come un fulmine che finalmente illumina nella notte più buia questo, mh, questo messaggio e sarà sempre più chiaro il percorso, sarà più chiaro per tutti assolutamente la direzione che deve prendere nello spazio e nella mobilità di questo viandante rosso dei cieli. Finiamo con il 13° tono. Siamo arrivati nel cosmico, nella trascendenza del mago, il mago cosmico qui. Ci chiede e ci dà la certezza che il servizio è stato attuato e che possiamo assolutamente, anche se non riusciremo a vedere un risultato finale, non ci dobbiamo assolutamente abbattere perché il 13 e il mago è già proiettato verso una nuova consapevolezza di sé, un nuovo spazio che ha già creato attraverso e grazie a questo vento, ehm, questa nuova sintonia, questo nuovo canale che si è creato, ehm, fa sì che questo spazio dentro di noi sia stato creato e il tempo e lo spazio qui si fondono e in realtà non siamo più schiavi né dell'uno né dell'altro e vediamo come assolutamente tutto si fonde e siamo esattamente noi quel mago che con la nostra bacchetta creiamo esattamente lo spazio e il tempo che sono giusti e assolutamente coerenti con l'intento del nostro spirito, con quello che è il messaggio che dobbiamo assolutamente portare. In questa giornata in realtà non dobbiamo lasciarci appunto fuorviare da, mh, da un'energia un po' contrastante in quel giorno che ci fa sembrare appunto che ciò che abbiamo fatto, il percorso che abbiamo creato
non ha portato il frutto che in realtà volevamo raggiungere, volevamo dare forma immediata, però sarà assolutamente una certezza, una chiarezza che avremo dentro di noi ed è questo l'importante, perché creando appunto quello spazio e ehm, quella giusta calibrazione fra la terza e la quarta dimensione, noi abbiamo la certezza interiore di poter poi creare all'esterno quello che vorremmo. E, e anche se non sarà immediato, comunque sarà assolutamente così per noi e poi per tutto, insomma, per tutto quello che vogliamo ottenere. Bene, vi ringrazio di avermi ascoltato, Grazie da è stato emozionante, spero che vi sia, vi sia piaciuto come nuovo esperimento e vi sia di aiuto in questo cammino di questi 13 giorni. Ora passo assolutamente la voce eh, a Shams, che ci guiderà lei, sempre seguendo i glifi, giorno per 13 giorni, però con la sua visione appunto degli arcani e delle energie egizie. Ok, Shams, a te un bacione Grazie. nella cash. Ciao a tutti, sono qua di nuovo. Io vi porterò l'antica conoscenza degli oracoli legata a questi giorni dei glifi. Io uso carte egiziane, oracoli egiziani. E gli oracoli fanno parte della mia vita da sempre, credo di esserci nata con le carte in mano, non lo so. E quindi proverò a leggervi e a darvi il messaggio di che cosa attraverseremo in questi 13 giorni, che cosa ci servirà. E spero che vi sia utile. Allora, intanto io parto con che cosa ci vuole dire questa onda in questi 13 giorni, quindi che cosa l'onda, che cosa lavoreremo, cos'è il messaggio generale di quello che l'onda ci vuole dire. E l'onda ci chiede, questi 13 giorni ci chiedono di fare un grandissimo cambio, non un grandissimo cambio, ma di renderci conto che noi stiamo già camminando nella nuova vita, siamo già in un'altra strada, il cambio è già stato fatto, ma molti di noi non se ne stanno accorgendo. Ma bisogna avere molta pazienza in questi 13 giorni, perché questi 13 giorni ha richiesto di guardare bene e di fare pulizia e di tenere solo quello che veramente è connesso con il vostro cuore e di lasciare andare tutto il resto, di guardare le persone che vi accompagnano, di vedere se quelle persone sono le persone giuste che vi stanno accompagnando. E non ci sono addii, semplicemente è un momento in cui dobbiamo pensare molto a noi, quindi vedere la nostra strada e cercare di capire esattamente che cosa è giusto per noi in questi 3 giorni, cosa ci deve accompagnare in questa nuova strada. Noi siamo un nuovo cammino, che cosa ci portiamo in valigia? Noi siamo in viaggio, come dico sempre, e cosa vi portate in viaggio in questi 13 giorni? Questo è quello che l'onda ci vuole dire. Allora, partiamo con oggi, con il vento bianco. Classico. Il Kin 222, oggi che è il 24 di luglio. E guardate, oggi proprio che è questo arrivo di questo spirito, questo arrivo di questa grandissima energia che ci sta dando una grandissima comunicazione, che ci richiede oggi un grandissimo silenzio, ci chiede oggi proprio di stare dentro e semplicemente di ascoltare. Lo so che oggi è un giorno che potrebbe essere un po' scomodo, ma rendetevi conto che noi siamo pronti per iniziare, come vi ho detto prima, questo viaggio. Dobbiamo iniziare questo nuovo cammino
ci fa fare come un nuovo come iniziare qualcosa di nuovo, per questa energia è come se fosse un ricominciare, un restore di tantissime cose, quindi guardate che oggi vi chiede di fare qualcosa, di iniziare qualcosa di nuovo, ma attenzione, voi avete già tutto in mano, non avete bisogno di andare a cercare che vi manchi qualcosa, fermatevi, guardatevi dentro, sentite cosa c'è dentro di voi, perché dentro di voi c'è già tutto, tutto quello che vi serve, non avete bisogno di andarlo a cercare, quindi usate tutto quello che vi serve per iniziare questo nuovo cammino. E 25 di luglio, domani il 223, che è la notte blu lunare, qui ci chiede, questa notte ci chiede di riconoscerci, guardate chi siete. Questo nuovo cammino serve a riconoscere chi siete voi, chi sono io. Fatevi questa domanda domani, chi sono? Io mi conosco, so che cosa ho a disposizione per fare questo viaggio ed è tutto dentro di me, tutto è all'interno di me, quindi questo giorno mi riconosco, mi valorizzo, mi fido di me, mi vedo e proseguo in questo viaggio. Il 26 di luglio, che è Kin 224, è il seme giallo elettrico. E in questo terzo giorno voi vi ritroverete proprio perché c'è da piantare questo grandissimo seme, quindi c'è da fare partire qualcosa. Quindi in questo giorno voi siete assolutamente al centro di tutto, voi non avete bisogno di nient'altro che rimanere nel vostro centro e prendere quello che vi serve, è tutto intorno a voi. Vi rendete conto che avete fatto un nuovo inizio, vi siete riconosciuti chi siete voi. Io mi vedo, mi riconosco e ho a disposizione tutto e mi rendo conto che io, se sto centrata nel mio cuore, se respiro qui, ho tutto intorno a me, quindi quello che mi serve lo posso prendere senza fare una grandissima fatica, ho tutto a disposizione. Okay? Il 27 di luglio, che è il 225, a me molto caro, serpente rosso esistente, il mio serpente, e in questo giorno dobbiamo stare molto centrati, quindi attenzione alle piccole cose che cercano di portarvi fuori, ai litigi, alle cose che si possono mostrare in questo giorno ma che non sono importanti, perché voi dovete andare oltre, perché voi dovete rimanere nel diamante che è nel vostro cuore e semplicemente senza avere nessun tipo di pressione rimanere un canale tra il cielo e la terra, centrare nel vostro cuore, lì respirate, lì rimanete, qualsiasi cosa succede in questo giorno, perché sarà un giorno sicuramente di grande riconnessione con la terra e il cielo, c'è questo canale che si apre, voi dovete rimanere lì e voi avete la possibilità di poter respirare e sentire qua. Quindi se uscite dal vostro centro, ritornate, riprendete quel centro e respirate, rimanete lì. Non abbiate paura, qualsiasi dolore venga, qualsiasi prova arrivi, rimanete lì e aspettate, rimanete lì nel silenzio. Il 29 di luglio, che è il Kin 227, che è il sesto giorno dell'onda, qui ci è richiesto di cambiare la visione. Siamo rimasti centrati in quella centratura che ieri abbiamo avuto e siamo rimasti nel nostro cuore, anche se c'erano cose che cercavano di portarci fuori e ci stavano sbilanciando. E quello ci ha fatto capire che noi possiamo anche vedere le cose da un altro punto di vista, c'è un'altra visione. Guardate quest'altra visione, guardate le cose da quest'altro punto di vista, permettetevi di cambiare opinione, permettetevi di fare questo cambio. Non saranno grandi cose, ma anche le piccolissime cose che vi verranno mostrate in quel giorno sono veramente molto importanti perché vi permettono di valutare, di vedere le cose in un altro modo, di portare una guarigione dentro di voi, perché vi permettete di aprire la vostra visione, dal vostro cuore vedrete in un modo diverso. Il 30 di luglio, no, scusate, ne ho perso uno qua. No, ho perso uno, scusate. Sì, ne ho perso uno, non vi ho fatto il 28, scusatemi. Il 28 di luglio, che era il Key 226,
che era il giorno 5, quindi cambiare opinione è nel giorno 5, non è nel giorno 6. Ok? E- Io vado avanti con tutto il mio tono e dopo vado avanti. Il giorno 6 invece dovete vedere nel KIN 227, dovete stare attenti a non farvi prendere dalle cose esteriori. Quindi nel quinto giorno voi avete cambiato opinione e nel sesto giorno, attenzione perché al sesto giorno con questa opinione che voi avete cambiato dovete entrare dentro l'essenza. Questo giorno vi ha richiesto di non farvi portare fuori da quello che sono i lustrini, come li chiamo io. Quindi le false promesse, le persone che vi dicono che siete molto belle, che siete molto bravi, che voi potete fare qualsiasi cosa. Certo che lo potete fare, perché ognuno di noi è assolutamente un essere meraviglioso. Ma non fatevi portare fuori da cose esteriori, guardate veramente ciò che è importante, guardate quello che dovete veramente tenere, non è importante. Ok? Quindi andate dentro, quello che dico io è andate in questo giorno, andate dentro. E nel giorno 7, che è il KIN 228, che è il 30 di luglio, che è la stella gialla risonante, questo giorno vi potete permettere finalmente, in questo giorno, di fare ciò che volete. Perché in quel giorno vi rendete conto che tutte le strade sono aperte. Voi potete scegliere, qualsiasi strada sceglierete sarà perfetta per voi. Quindi non c'è giusto, non c'è sbagliato, non c'è sentirsi colpevoli, non c'è sentirsi non colpevoli. Voi siete assolutamente giusti nella strada che sceglierete. L'unica cosa che dovete fare, non tenete conto di che cosa dice la gente, non tenete conto delle opinioni di nessuno, sentite solo quello che volete fare voi e andate con una grandissima leggerezza in questa strada. Permettetevi di andare leggermente in questa strada. Nell'ottavo giorno, che è il 31 di luglio, che è 229, la luna rossa galattica, qui, dopo tutta questa pulizia, dopo tutto quello che è avvenuto in questi giorni, questo cammino, io ho iniziato, mi sono riconosciuta, mi sono trovata al centro, mi sono filata, sono stata nel mio centro, ho cambiato opinione e mi sono permesso di scegliere la strada che veramente io voglio andare e avete la possibilità di intravedere dove volete andare. Qual è veramente quel sogno che avete dentro? È come se quel sogno venisse a galla e voi intravedete quel sogno che volete tanto guardare. Quindi permettetevi che quel sogno faccia parte della vostra vita, permettete a quel sogno di potersi manifestare, che possa iniziare a diventare qualcosa di reale, qualcosa che potete perseguire. Okay? Il primo di agosto, il 230 che è il giorno 9, questo giorno dovete proprio perché avete intravisto il vostro sogno e avendo intravisto il vostro sogno adesso c'è bisogno di guardare che cosa porto con me per arrivare a quel sogno. Come vi ho detto prima nell'alzata che ci diceva questi 13 giorni che dovevamo fare. Qui dobbiamo veramente cercare chi ci accompagna, quello che vi ho detto prima. Qui dovete veramente vedere che cosa portare per raggiungere quel sogno. E dovete buttare via, dovete fare spazio, dovete andare oltre. Non preoccupatevi se quello che vedete, se avete degli amici che vogliono la vostra parola. Dovete vedere se sono pronti a camminare con voi. Non è che esiste il cielo di lasciarli, ma scegliete ciò che è giusto per voi affinché questo sogno possa veramente incominci a diventare parte della vostra vita, parte di quel cammino che voi volete fare. Okay? 2 di agosto che è il tono 10, perché il 231 è una scimmia planetaria, qui la scimmia, la conosco bene, conosco bene questa scimmia, vi fa la prima prova iniziatica e quindi vi chiede di avere il coraggio
di andare al di là dell'apparenza. Vi chiede di avere il coraggio di attraversare queste vostre passionalità, vi chiede di avere il coraggio di lasciare andare tutto quello che trattenete, tutto questo controllo. Vi chiede di andare oltre, di fare un salto e di affidarvi e vi chiede un grande coraggio. Questo giorno 10 ricordatevelo perché è un giorno in cui ci sarà bisogno di coraggio. Anche se per una piccola scelta, non è che c'è bisogno che vi buttate da un deltaplano dalla montagna, però in questo giorno c'è una prova che arriverà, qualcosa che si mostrerà, che vi chiederà il coraggio di lasciare andare tutto quello che voi cercate di trattenere e che non volete mollare perché avete il controllo, quindi togliere il controllo e lasciare andare tutto, affidarsi e fare quel salto. Il giorno, il giorno 11, che è il 3 di agosto, il K232 nell'umano spettrale, e qui vi è richiesto, proprio perché avete fatto questo, vi è stato richiesto quel coraggio, vi è richiesto di lasciare andare tutto questo, quello che è stato nel passato, vi è richiesto di lasciare andare tutto quello che è stato, di rivivere qui, nel qui e ora, in questo momento, e di ricevere quella grande chiamata per questa strada che vi stanno chiedendo 13 giorni. Questa strada vi sta semplicemente chiedendo silenzio e di riconoscervi dentro di voi. Quindi questo giorno è lascio andare tutto il passato già finito, è andato, nessuno mi può più legare e io vado oltre, seguo la mia chiamata e mi affido e rispondo a quella chiamata che mi è arrivata, lasciando andare tutto e soltanto fidandomi di me di chi sono ora. 4 di agosto, il K 233, è il viandante dei cieli, qua ci fa la seconda prova iniziatica. E quindi qui veramente dovete liberarvi e dovete affidarvi all'universo veramente, dovete veramente andare a leggere come se doveste veramente, come se aveste tantissimi palloncini nelle mani e in un secondo voi li lasciate andare e questi palloncini vanno via. Andate chiede di andare, qui c'è una prova, perché quello che vi arriva, le persone che vi arrivano e che vi dicono che siete bravi, voi che non volete lasciare certe cose perché le conoscete, ma sono cose che vi tengono prigioniero, qui è una grande liberazione. Questo giorno è una grandissima liberazione, è riconoscere che se io mi fido di me e lascio andare, l'universo mi ama e quanto amore ho intorno a me. E quindi smetto di essere prigioniere delle mie stesse ansie. Smetto di essere prigioniero di me stesso, smetto di essere prigioniero di quello che voglio perché lo voglio in quel modo, ma mi arriverà esattamente ciò di cui ho bisogno. E a quel punto io sarò libero. Questa giornata è molto importante. Okay? E l'ultimo giorno, che è il 13° giorno, che è il mago cosmico, che è il 234, il 5 di agosto, il mago con la sua bacchetta ti dice porta equilibrio, porta armonia in tutta la tua vita. Sediti e respira e con tutto quello che tu hai vissuto e hai fatto tutti questi giorni, riporta l'armonia e goditi quell'armonia e guarda quello che c'è intorno. E l'armonia è fatta anche di tutto ciò che noi abbiamo intorno a noi. L'armonia è fatta di noi, dell'amore che ci accompagna e di quello che mai riconosciamo. Questo giorno è proprio richiesto, fai un recap, oggi riporta armonia in tutto e guarda che tutto è assolutamente perfetto per voi. Io vi ringrazio, spero che sia stata chiara, grazie mille e Grazie a un tutti, grande grazie. bacio. Grazie Grazie mille a Sham. tutti, grazie. Buona Grazie amore, onda, ti voglio bene. anche Nella io. catch. Ciao Giuseppe. Vi amo tutte, come dico sempre nei miei posti, con amore, con immenso amore vi abbraccio tutti. Grazie. Grazie, ciao, buona onda, ciao a Ciao. tutti.